Buon pomeriggio a tutti, bentornati come dico sempre sui nostri canali, anche sui canali del Fatto Quotidiano, di Paper First. Su YouTube siamo quasi 260.000 iscritti, è una bella comunità, continuate ad iscrivervi. Su Facebook oltre 1.600.000, ma Facebook continua a penalizzare determinati contenuti stranamente, dunque vi dico sempre di iscrivervi su YouTube. Io ringrazio il professor Alessandro Barbero per questa diretta insieme. Professore universitario, storico, si dice divulgatore, comunque uno storico, per me un intellettuale, anche se non so se gli piaccia o meno questa espressione, e lo ringrazio perché gli ho inviato il mio libro qualche settimana fa e gli ho chiesto di fare una presentazione online insieme. Questo, professore, è il libro forse più importante di quelli che ho scritto perché contiene delle informazioni per me importanti, le mie battaglie che porto avanti da tanti anni, perché io sono un sostenitore della causa palestinese da tanti anni, da quando ho iniziato ad interessarmi alla causa palestinese. Ho visitato tante volte i campi profughi palestinesi in Libano e difficilmente, raramente ho trovato dei luoghi con così tante carenze complessive di diritti, non soltanto economici e sociali, ma anche civili e politici. E poi, come sai, perché facemmo diverse chiacchierate insieme, sostengo la necessità di un negoziato in Ucraina il prima possibile, dato che vedo che la situazione rischia sempre di più di esplodere, oltre che l'Ucraina è un paese distrutto, e distrutto senz'altro dalle bombe e dall'invasione russa, ma anche dalla strategia, per me, occidentale, che oggi tende ad alimentare questa guerra. Nessuno parla di negoziato, si parla di nuovi invii di armi, nonostante evidentemente coloro che continuano con questa strategia disconoscano la storia e anche la memoria collettiva dei rispettivi popoli, ma anche la storia. Comunque, professore, questo è il mio libro, Scomode verità, dalla guerra in Ce l'ho Ucraina. anch'io, caro omonimo, ce l'ho anch'io. Grazie. È in classifica da un mese, non mi era mai capitato. A te ti è capitato anche di vincere il premio Strega. A me di avere un libro in classifica da così tanto tempo no. Evidentemente, professore, tante persone mi riconoscono quantomeno chi condivide o meno le mie idee. Questo non è il Vangelo, è quello che penso io, e le verità ovviamente le fonti me le sono scelte io, però se ci pensi anche una fotografia non è al 100% veritiera, perché chi fotografa decide cosa fotografare o meno. Però senz'altro tutti i capitoli che ho scritto li ho scritti grazie a fonti, facendo ricerche su ricerche, e per me è importante perché io sono terrorizzato dall'allargamento del conflitto in Ucraina, nel cuore dell'Europa, e poi indignato per il comportamento del cosiddetto blocco occidentale, democratico occidente, di fronte ad un massacro di palestinesi che mi indigna, quasi 16.000 morti in 6 mesi, professore. Poi io seguo un sacco di pagine, mi scrivono direttamente da Gaza, perché alcuni interventi che feci sono stati tradotti in arabo, trasmessi da Al Jazeera e altri canali di paesi arabi, dunque mi scrivono direttamente da Gaza dicendo mostrate queste immagini, e quello che mi arriva, professore, è un orrore. Ma partiamo dalla questione guerra in Ucraina. Io ti dissi che, insomma, 2 anni fa feci un lungo viaggio in Russia per tentare di descrivere l'altra parte, quando non veniva neanche considerata, e mi diedero del filo putiniano solo perché dissi: guardate, le sanzioni non stanno buttando giù un paese come la Russia, e soprattutto la produzione militare. Sai, in Italia si leggevano articoli: i russi combattono con le pale, oppure non hanno più missili. Il Messaggero scrisse: a Putin restano missili per 3 attacchi 2 anni fa. E io visitai non le fabbriche, ma parlai con le persone che lavoravano nelle fabbriche, soprattutto nella zona degli Urali, di Ekaterinburg, dove durante le prime fasi dell'invasione nazista spostarono la produzione di industria pesante, l'Ural Vagonzavod, l'Uralmash, la madre di tutte le fabbriche, come la chiamavano in Unione Sovietica, tuttora fabbriche che funzionano e che assumevano, professore, operai su operai, no? In una fase chiaramente di economia di guerra. E dunque c'era questa narrazione: da un lato in Italia dovete assolutamente accettare questa strategia, le sanzioni, l'invio di armi cambieranno il conflitto, e io stavo in Russia e dicevo: guardate che qua la produzione bellica sta andando alla grande, tant'è che stanno assumendo, e mi davano del putiniano. Oggi, a distanza di 2 anni, che idea ti sei fatto? E noti che forse è un po' cambiato, cioè forse si può parlare maggiormente di negoziato rispetto a 2 anni fa, quando chiunque osasse ricordare anche la storia, tu parlavi anche della memoria storica ucraina e russa, veniva considerato appunto un collaborazionista del Cremlino. Ma guarda, indubbiamente, come dire, io credo che il fatto che sia aperto il fronte di Gaza significa che a livello mediatico c'è molto meno interesse e molta meno attenzione per quello che succede sul fronte orientale, ecco, sul fronte del Donbass.
E certamente è anche possibile e forse sperabile che i paesi dell'Occidente stiano cominciando a fare qualche conto sui costi che rappresenta per tutti i nostri paesi che sono pieni di poveri, che sono pieni di nuovi poveri, che sono pieni di poveri che lavorano e sono poveri lo stesso, per i nostri paesi dove l'assistenza sanitaria sta diventando quello che è e lo vediamo tutti. Ecco, allora forse un minimo di ragionamento su quello che sta costando, che è costato già ai nostri paesi l'investimento per la difesa dell'Ucraina sta emergendo nella classe politica, almeno è una speranza che stia emergendo. Poi ovviamente cosa vuol dire questo? Vuol dire che se quella fosse la miglior causa del mondo, però i soldi dobbiamo tenerceli e spenderli noi, non è questo il punto. Il punto è anche capire perché a un certo punto, anzi fin dall'inizio, i nostri paesi hanno deciso che quella causa era la nostra causa, che fra quei due avversari, che sono due paesi che io credo, tu li conosci anche meglio di me, ma sono due paesi che si assomigliano come due gocce d'acqua, sotto certi aspetti, no? Oltre al fatto che parlano in parte la stessa lingua, perché l'Ucraina è piena di gente che parla russo, naturalmente. Sono due paesi che hanno una storia recente in comune e condivisa, sono due paesi che appartengono a quell'Europa orientale dove la cultura collettiva, la mentalità collettiva è diversa da quella del nostro Occidente, no? Dove il passato conta molto di più, è molto più vivo, molto più vicino. Ecco, allora la cosa che secondo me costituisce il nocciolo della questione è perché l'Occidente ha deciso e ha voluto far credere alla nostra gente che fra quei due paesi molto diversi dal nostro e che fra loro si assomigliano molto, la Russia e l'Ucraina, uno invece era nostro, era come noi, e noi dovevamo per questo difenderlo, senza chiederci i motivi di questa guerra, le ragioni di quell'invasione, no? Ecco, quello è il nocciolo veramente menzognero, secondo me, di tutta la copertura mediatica che c'è stata di quella guerra. E poi a quel punto il dire gli uni sono i buoni e gli altri i cattivi veniva fuori automaticamente dal dire gli uni sono i buoni perché sono come noi e quegli altri invece sono cattivi perché hanno fatto una cosa che per noi è incomprensibile, invadere un altro paese sovrano. Perché i paesi dell'Occidente si raccontano, no, questa meravigliosa leggenda secondo cui noi non invadiamo mai altri paesi sovrani, no? Sono solo i paesi cattivi che fanno queste cose. Ecco, forse adesso tutta questa menzogna che è andata avanti per anni sta cominciando a scricchiolare davanti ai costi e davanti al fatto che ci sono altri fronti aperti e ancora più spaventosi sotto certi aspetti, no? E forse, e chiudo da storico, forse a questo punto si comincerà anche, quando questa guerra si fermerà, la guerra sul fronte orientale dico, a cominciare a capire che razza di guerra è stata e cosa è successo davvero lì. Perché io ti assicuro da storico militare che in base alla copertura dei nostri media, ma di quella guerra è impossibile capire qualunque cosa, proprio come guerra combattuta, no? Ecco. Mentre una volta i nostri media erano capaci di coprire certe guerre, io mi ricordo la copertura della guerra del 73, no? Nel Sinai e nel Golan, e della la guerra del Kippur naturalmente, no? Yom Tra Kippur. Israele e i paesi arabi, o della guerra dell'82 tra l'Inghilterra e l'Argentina. I media occidentali coprivano queste guerre in dettaglio e si capiva cosa stava succedendo. La copertura della guerra tra Russia e Ucraina è stata puramente propagandistica ed è stato impossibile capire che razza di guerra sia. Ecco, Sì, sì, è verissimo. Tra l'altro, nel momento in cui falliva la controffensiva ucraina, si smetteva di parlare della guerra e se ne parlava sempre meno, anche dal punto di vista appunto militare sul fronte. Oppure, se ricordi, i morti ucraini non sono stati più conteggiati, proprio perché questo per me avrebbe inficiato questa narrazione bellicista organizzata e strutturata per convincerci della bontà della strategia europea dell'invio delle armi e delle sanzioni, fino addirittura al recupero dei territori conquistati dai russi, Crimea inclusa. Io ricordo, professore, che alcune settimane fa il Parlamento europeo ha votato una risoluzione, tra l'altro la seconda firma credo di una parlamentare del PD, secondo la quale appunto occorre andare avanti fino al recupero dei territori. Auguri. Tu prima parlavi appunto di strategia anche menzognera, organizzata per convincerci di questa quasi narrazione dicotomica, il bene contro il male. Tu da storico hai sempre detto, uno storico conosce il passato,
non capisce per forza sempre il presente e difficilmente riesce a prevedere il futuro, ovviamente. Allora, da storico, io in un capitolo che si chiama del libro Massacri in nome della civiltà, infatti tu prima dicevi noi non invadiamo mai, ricordo sempre tra l'altro che l'Italia ha invaso la Russia 2 volte, una volta durante la guerra civile, la prima volta giù verso Vladivostok c'era un contingente italiano, quindi nell'estremo oriente russo, la seconda volta chiaramente insieme ai nazisti durante la seconda guerra mondiale. I russi non ci hanno mai invaso, ma questo è un altro discorso. E ti dicevo, in questo capitolo io analizzo tutta la narrazione rispetto alle varie guerre che possiamo includere nel contenitore della guerra globale al terrore. Quando Bush, presidente, inaugurò la guerra al terrore, dopo l'attentato delle Torri Gemelle, quindi prima inaugurando l'invasione dell'Afghanistan, anche se nessuno mai, quando sono gli americani ad invadere, nessuno mai li chiama guerre di invasioni. Questa non è una battaglia soltanto dell'America, disse, e ciò che è in gioco non è solo la libertà degli Stati Uniti, ma una lotta mondiale, dunque la libertà di tutto il mondo. Il corso di questo conflitto non è noto, ma il suo esito è certo. Libertà e paura, giustizia e crudeltà sono sempre stati in guerra e sappiamo che Dio non è neutrale in questa battaglia. Addirittura Bush tirò in ballo la divinità, Dio non è neutrale. Poi arriviamo alla guerra in Iraq, anche in quel caso, buoni contro cattivi, Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa. Io ricordo sempre che quella guerra è costata la vita tra morti dirette e indirette a 600.000 persone. Tra l'altro ha creato un vuoto di potere che è stato colmato in parte dalla nascita dello Stato islamico. Pensate, chi doveva distruggere il terrorismo lo favorisce. E poi quelle armi di distruzione di massa non c'erano. Pensa, professore, lo scrivo nel libro, che se si domanda alla chat GTP, l'intelligenza artificiale, qual è la più grande menzogna detta e propagandata al sistema informativo tradizionale negli ultimi 40 anni, l'intelligenza artificiale risponde alla presenza di armi di distruzione di massa alla vigilia dell'invasione americana dell'Iraq. Tra l'altro, un anno prima di Colin Powell, che mostrava queste prove fake al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Netanyahu, che era ministro degli esteri, se non erro, dello Stato di Israele, disse: guardate che c'è un programma di Saddam Hussein per creare armi nucleari, perché poi Israele voleva la guerra contro l'Iraq e contro Saddam Hussein. Cioè, dunque abbiamo a che fare con delle menzogne enormi. Guerra in Libia, c'è stato detto dobbiamo buttare giù Gheddafi perché sta violando i diritti umani, poi escono fuori le mail di Hillary Clinton, in realtà erano interessi economici, soprattutto dei francesi, a discapito dell'ENI a favore della Total. Arriviamo alla guerra appunto in Ucraina come ci è stata descritta e finiamo appunto con il massacro. Io nel libro non la chiamo mai guerra perché in una guerra si fronteggiano due eserciti. Qui c'è un esercito estremamente formato e finanziato e anche sostenuto dagli americani che bombarda Gaza, una prigione a cielo aperto, tra l'altro utilizzando l'intelligenza artificiale per fare più vittime civili, e da un lato c'è una popolazione che non può neppure fuggire da un carcere a cielo aperto, neanche durante, non lo so, io non mi vengono in mente altre degli esempi storici di una situazione così devastante, con 2 milioni di sfollati su 2 milioni e 100.000 abitanti all'interno della striscia. Ma anche in questa guerra la narrazione è stata il bene contro il male e Dio non è neutrale, perché Netanyahu parla sempre, tira sempre fuori la divinità, lo Stato infatti lo Stato ebraico non è uno Stato laico. Sempre la stessa narrazione, professore, e dove ci troviamo oggi appunto con l'Ucraina, con una situazione fallimentare. Tu dici finalmente qualcuno si sta rendendo conto. Io temo che fino alle elezioni europee insisteranno perché hanno paura di fare una figuraccia di fronte agli elettori o fino alle elezioni presidenziali, perché Biden, se sarà lui il candidato, non si potrà permettere di dire è crollato il fronte ucraino, perché già per me vincerà Trump, figuriamoci con questo scenario. Ma e poi la situazione a Gaza è oltre l'orrore, professore. Stanno nascendo bambini orfani. Leggevo una notizia e poi quando vengono date, una mamma non ha potuto partorire, hanno praticato un parto cesareo perché è morta durante un bombardamento israeliano e hanno cercato di salvare la bambina che è accampata 5 giorni. E tutto questo, professore, non viene mostrato dal sistema televisivo, soprattutto la televisione pubblica, e per me, questo a mio giudizio, è diventato inguardabile, i telegiornali, perché appunto contrasterebbe con questa narrazione: terroristi contro l'unica democrazia del Medio Oriente, come se essere una democrazia possa consentire di fare orrori, no? Uno, se è una democrazia, dovrebbe avere non soltanto più diritti ma anche più doveri, teoricamente, e questo ci ha portato appunto questa narrazione che ci spinge a non riflettere, professore, neanche sulla storia, neppure sulla storia. E ti lascio la parola dicendoti poi che c'è anche una narrazione che io nel libro definisco, come dire, truffe semantiche, che non ti permette appunto di riflettere. Cioè, quando i russi invadono, giustamente si chiama guerra di invasione, hanno invaso; quando gli americani invadono l'Iraq la chiamano missione di peacekeeping.
La Wagner viene chiamata diciamo un gruppo di mercenari, è vero, è gente che viene pagata per combattere, ma quando i mercenari sono americani li chiamano Private Security Service o Private Military Company, come se fossero impiegati. Le torture, se le pratica l'Iran o la Corea del Nord, giustamente vengono chiamate torture. Se le fanno gli americani nelle carceri segrete della CIA, vengono chiamati interrogatori rafforzati. Così il New York Times definì gli episodi di tortura documentati all'interno delle carceri americane o Abu Ghraib. Cioè, tutto questo non c'era prima, professore, non c'era questo tipo di narrazione. Come dicevi tu, determinate guerre, la guerra in Vietnam, Seymour Hersh vinse il Pulitzer per aver raccontato il massacro di My Lai, venivano comunque, ci davano delle informazioni che permettevano alla pubblica opinione di essere più indipendente. Sì, questo indubbiamente è vero. Beh, detto a margine, quello che sta succedendo a Gaza è di dimensioni tali che in futuro verrà, cioè no, non è vero che in futuro verrà considerato come una grande tragedia, perché comunque le vittime non sono bianchi, non sono occidentali e quindi anche in futuro non ne parlerà nessuno lo stesso. Ma se ci pensi, nei bombardamenti di Gaza è già morta più gente che nel bombardamento di Dresda. Ora, il bombardamento di Dresda della seconda guerra mondiale è uno di quei momenti in cui faticosamente noi abbiamo preso coscienza che anche chi stava dalla parte giusta nella seconda guerra mondiale ha commesso però dei crimini, delle atrocità. E poi non chiedi a nessuno di renderne conto perché comunque stavano dalla parte giusta e meno male che hanno vinto. Però Dresda, come Hiroshima, è diventata uno dei simboli del fatto che in guerra anche chi sta dalla parte giusta commette delle atrocità spaventose. Ora i morti di Dresda, che non sono stati per fortuna 200.000, come si disse all'inizio, no? Sono meno dei morti di Gaza oggi, ecco. Eppure, appunto, interesse cioè interesse sì, certo che se ne discute, però non c'è paragone, effettivamente, non c'è paragone. Allora il punto è che naturalmente avevano ragione quelli che hanno sempre detto in guerra la prima vittima è la verità. Quando comincia una guerra, la verità diventa scomoda, come giustamente tu dici nel titolo del tuo libro, e quindi passa in secondo piano. Però è vero che l'Occidente in parte era vaccinato contro questo. Voglio dire, quando scoppia una guerra, anche i paesi democratici controllano la stampa, controllano l'informazione, mettono in giro propaganda, è inevitabile che lo facciano. Probabilmente è inevitabile, quindi è giusto? Ma io so che Marc Bloch, il grande storico francese del Novecento, morto fucilato dai nazisti, perché non solo era ebreo, ma era un leader della resistenza, benché fosse un vecchio professore della mia età, o quasi, non ci è arrivato la mia età. Comunque, Marc Bloch, il quale voleva che sulla sua tomba fosse scritto Dilexit Veritatem, ha amato la verità, e che era un grande patriota francese. Quando l'hanno richiamato come ufficiale nella seconda guerra mondiale, è partito con entusiasmo a difendere il suo paese. Però in una lettera ha scritto: spero però che siccome sono un professore, un intellettuale, non mi mandino al dipartimento propaganda. Lì, secondo me, uno storico farebbe meglio a tenersi alla larga, ecco. E quindi noi possiamo anche capire che anche i paesi democratici sorveglino l'informazione, ma come dicevi tu giustamente, durante la guerra del Vietnam non era così. Durante la guerra del Vietnam il giornalismo americano svelava le atrocità, magari non subito, magari ci hanno messo un po', ma il livello invece di come dire, di canea, di coro, per cui del pensiero unico, non è mai stato forse al tempo della prima guerra mondiale sì, al tempo della prima guerra mondiale sui giornali inglesi si leggeva che i tedeschi tagliavano le mani ai bambini belgi e che gli angeli apparivano sul campo di battaglia di Mons in difesa dei fantaccini inglesi, ecco, e la gente ci credeva. Ma dopo credevamo di essere guariti da questo, credevamo di aver capito cos'è la propaganda e quindi di aver capito che in un paese democratico, anche se ci sono dei limiti all'informazione, però il pensiero non deve mai diventare un pensiero unico. E invece adesso è successo proprio quello. Dopodiché io ti devo dire da storico che mi piacerebbe tanto capire qual è l'intreccio di motivazioni che hanno spinto gli Stati Uniti e l'Europa a comportarsi in questo modo, perché tu nel tuo libro metti in luce giustamente che in tanti casi sotto
frutto delle prese di posizione che vengono vendute al pubblico come dobbiamo difendere il bene, dobbiamo difendere la democrazia. Sotto in tanti casi c'è il petrolio, ci sono le risorse minerarie, c'è comunque il risico della geopolitica, delle posizioni di potere, indubbiamente. Però io ho l'impressione ogni tanto che chi guida l'Occidente però sia anche vittima dell'ideologia. Cioè che non sia soltanto un cinico e freddo calcolo. Certo che quando gli Stati Uniti si dicono a noi non conviene che la Russia e l'Europa siano amici, facciamo di tutto per fare in modo che la Russia e l'Europa, no, diventino di nuovo nemici come ai bei tempi della guerra fredda. Certo che lì c'è un chiarissimo calcolo. E vogliamo dirlo, nella politica di potere è anche legittimo fare i chiarissimi Assolutamente. calcoli. Ecco, poi quanto sia legittimo anche ingannare il tuo popolo, a cui non dici che il calcolo è quello, ma invece gli fai credere tutt'altro, questo è ancora un altro discorso. Ma soprattutto io mi chiedo se davvero sempre chi guida l'Occidente fa freddi e cinici calcoli machiavellici, e se invece in qualche misura non sono vittime anche loro, che sono anche loro esseri umani, anzi mediamente meno preparati, meno colti e meno critici del meglio che c'è nei vari paesi, no? La politica non è il meglio che c'è nei vari paesi come qualità della gente che la fa. Io mi chiedo se anche loro certe volte non rimangono prigionieri delle loro menzogne e non finiscono per crederci, perché è anche molto comodo, l'essere umano desidera anche quello. A pochi piace dire io li ho fregati, io sono il male e gli faccio credere di essere il bene, no? Faceva così solo Machiavelli nei drammi elisabettiani, quando loro volevano rappresentare l'Italia come una sentina appunto di vizio e di malvagità. Machiavelli, no? Il Papa, orrore. Ma oggi invece uno ha l'impressione che si voglia dirsi e crederci a queste frottole che noi siamo il bene e la democrazia e che quindi combattiamo per il bene dell'umanità. Non lo so, non lo so, è un problema che per me come storico è un problema che continua ad assillarmi. Guarda, professore, secondo me è tutto, nel senso, da un lato ci sono persone interessate, evidentemente Eisenhower nel 1963, insomma, Eisenhower non era uno global, era uno che ha vinto la seconda guerra mondiale, oltre che credo 2 volte presidente degli Stati Uniti d'America, lasciando la Casa Bianca disse occhio allo strapotere, all'eccessiva influenza di quello che definiva complesso militare industriale statunitense, quindi questa sorta di crogiolo di interessi pubblici e privati, imprese di armi, imprese interessate alla ricostruzione, servizi segreti, eccetera, eccetera. Occhio che qua sta diventando più potente della Casa Bianca e della politica. D'altro canto, il deep state, lo stato, come dire, oscuro, in un certo senso profondo degli Stati Uniti d'America, alle volte è più potente degli stessi inquilini della Casa Bianca. Credo, professore, mi posso sbagliare, che siano stati assassinati per ragioni evidentemente diverse 4 dei presidenti della storia degli Stati Uniti d'America, ma questo è un altro discorso. Quindi senz'altro esistono questi interessi che scrivo nel libro. Oggi le principali fabbriche di armi del pianeta sono di fatto controllate in buona parte da quello che definisco capitalismo finanziario, ovvero i fondi di investimento privati, le banche d'affari, BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation, Wellington. Io faccio nomi e cognomi dei pacchetti anche di azioni che detengono. E le fabbriche di armi, professore, sono le prime 5, tutte in 5 nordamericane. Tra l'altro la più grande, la Lockheed Martin, produce quegli F-35 che costano 100 milioni di euro e passa a pezzo, comprati da Israele anche per rendere Gaza, come dicevi tu, quasi come Hiroshima, perché le bombe che sono state buttate su Gaza, tra l'altro molto probabilmente anche il fosforo bianco, le bombe al fosforo durante quei 2 giorni di carneficina appunto da parte degli alleati a Dresda, ma si sono evolute le armi. Io vedo delle immagini che sono sconvolgenti, riescono a buttare giù interi quartieri degli armamenti israeliani prodotti dalle principali fabbriche di armi del pianeta, e sono le prime 5, ti dicevo, nordamericane, e la sesta, la Bay System britannica. Sarà un caso, ma Stati Uniti e Gran Bretagna spingono maggiormente su questa guerra, ovviamente anche per ragioni energetiche e geopolitiche, no? Da sempre la Gran Bretagna sogna un distanziamento tra Germania e Russia, perché poi quell'avvicinamento che poi c'è stato soprattutto durante gli anni della Merkel, che conosceva la Repubblica e la Repubblica Democratica Tedesca, anche se lei credo che nacque ad Amburgo, che all'epoca faceva parte della Repubblica Federale, ma crebbe a Dresda, o forse si è laureata in Sassonia, comunque dove c'era, tra l'altro, un giovane, lo racconto nel libro, agente del KGB inviato da Mosca, si chiamava Vladimir Putin. La Merkel parla russo e ha sempre pensato
questo avvicinamento con la Russia, questi accordi sul gas renderanno più forte economicamente la Germania, il che è vero. Oggi è in recessione o quasi, negli ultimi anni è stato obiettivamente la locomotiva d'Europa. Poi però, professore, esiste, come dici tu, anche l'ignoranza, come tante persone credono alla propaganda bene contro male, ci crederanno pure dei parlamentari che magari leggono soltanto determinati giornali. Però allo stesso tempo, e questa è una testimonianza mia diretta da ex deputato, è la pavidità il problema principale. Io pensavo, quando entrai all'epoca in Parlamento del Movimento 5 Stelle, che l'onestà fosse la cosa più importante per un politico. Per carità, è importantissima. Oggi lo reputo un prerequisito. Forse la qualità principale di un politico dovrebbe essere il coraggio. A me, professore, sia fuori da certi studi televisivi, fuori dalla diretta, o in Parlamento, mi si avvicinavano dei politici, credimi, di tutti gli schieramenti e mi dicevano: io la penso come te su questo, sull'Afghanistan, sull'Iraq, però non lo possiamo dire perché sai, se hai queste posizioni poi è difficile fare carriera. Gli americani, questo mi dicevano, professore, gli americani dettano ancora legge soprattutto sulla scelta di determinati ministri. D'altro canto non è che 15.000 militari americani che ci sono sul nostro paese, che abbiamo perso la seconda guerra mondiale, sono qui in vacanza, no? Fanno un loro lavoro come i servizi di intelligence. L'intelligence italiana non segue spesso volentieri in maniera precisa le indicazioni dell'intelligence statunitense. Dunque è tutto questo. Mi preoccupa però anche, arrivo alla domanda da storico, anche il livello di coraggio e di consapevolezza dei politici di oggi. Cioè, quando io sento la von der Leyen dire: guardate che i soldati, e lo scrivo nel libro, russi stanno smontando i frigoriferi per trovare i semiconduttori che non ne hanno più, da un lato mi metto a ridere, da un altro lato mi preoccupo, perché questi soggetti dovrebbero poi essere capaci di gestire un possibile allargamento e l'escalation di un conflitto nel cuore dell'Europa. E ho paura, tu in una lezione che hai fatto famosissima online su come scoppiano le guerre, parti dalla prima guerra mondiale, cioè quella prima guerra mondiale è scoppiata ovviamente per l'attentato di Sarajevo, ma poi per una serie di dinamiche assurde, e si sono fatti la guerra addirittura amici, parenti, Guglielmo II e Nicola II dei Romanov. Credo addirittura che Guglielmo II fosse imparentato con Giorgio V, credo addirittura del Regno Unito, forse. Cioè, dunque c'erano addirittura quasi dei legami di amicizie e familiari, eppure sono arrivati ad una guerra che ha provocato milioni e milioni di morti in Europa. Io sono sinceramente spaventato, professore, perché poi la situazione può sfuggire di mano. Certo, del resto, sai, appunto, io ero rimasto molto colpito, oso dire divertito, anche se parlando di guerra non bisognerebbe mai usare questi termini, appunto, rendendomi conto che appunto il re d'Inghilterra e il Kaiser di Germania erano cugini, erano tutti e due nipoti della regina Vittoria, naturalmente, no? E il Kaiser era cugino anche con lo zar, anche se cugino acquisito in quel caso. Cioè erano cresciuti insieme da ragazzini, giocavano a tennis e si sono fatti la guerra. Poi, ma perché al fronte in Ucraina non è pieno di gente che ha un parente dall'altra parte? D'altra parte, e in questo senso la guerra in Ucraina è una specie di guerra civile, perché è la guerra tra due paesi che nel Novecento sono stati parte dell'Unione Sovietica, che si sono mescolati enormemente. No, ecco. E in realtà, appunto, tutti i discorsi sul fatto questi paesi, questi sovrani erano parenti fra loro, pazzesco che si siano fatto la guerra, ma le guerre più atroci della storia sono le guerre civili. Sono proprio quelle in cui se non tuo fratello, tuo zio o tuo cugino è dall'altra parte. E quelle vengono combattute con più furia, con più rabbia e con più crudeltà che non le altre, no? Ecco. Dopodiché appunto Ursula von der Leyen dice queste cose come Colin Powell, che anche tu ricordi, no? Nel tuo libro era andato all'ONU con la provetta. Poi Colin Powell ha sempre detto: ma io ci credevo, me l'avevano garantito che era tutto vero, no? Allora, anche lì naturalmente lo storico, che non può entrare nella testa di queste persone, lo storico ha due possibilità, cioè o Colin Powell mente, gliel'avevano detto che era tutta una bugia, però lui vuol passare alla storia come uno che non lo sapeva invece, perché l'idea di aver fatto quella cosa lì consapevolmente gli pesa addosso no, è come Mussolini, che ancora a Salò, alla fine della sua vita, nelle interviste coi giornalisti, Mussolini torna sul delitto Matteotti per dire: io non sapevo niente, non sono io che l'ho ordinato. Ora capisci, gli storici oggi tendono a dire: non è vero, lui lo sapeva, non poteva non saperlo. Ma la cosa straordinaria è che 20 anni dopo lui disperatamente voleva davanti alla storia dire: no, io non lo sapevo.
Così come Colin Powell disperatamente ha voluto dire io non lo sapevo, ci credevo. Ma metti che fosse vero, che ci credeva. Metti che sia vero che Ursula ci credeva alla storia dei frigoriferi, no? Ecco, allora siamo di nuovo al punto di prima, cioè i nostri stessi leader sono vittime della nostra stessa propaganda. Dobbiamo immaginare che c'è un livello di, appunto, servizi segreti, i quali decidono quali menzogne creare e poi le mettono fuori, però non le crede solo l'uomo della strada o il giornalista che le ripete banalmente, docilmente, le credono anche quelli che poi prendono le decisioni. È un quadro terrificante di ciò che è diventata l'informazione nel nostro mondo, però appunto c'è da temere che sia così. Professore, tu una volta in una chiacchierata che ci facemmo un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, mi hai detto, io credo che tra tutti gli esperimenti, anzi sono convinto che tra tutti gli esperimenti politici e sociali fatti dall'umanità, nella storia dell'umanità, quello che è riuscito a garantire una maggiore felicità diffusa non sia stato il comunismo compiuto nei paesi dove appunto è stato realizzato, ma un sistema capitalistico, dunque una democrazia, con una presenza di un forte partito comunista capace di bilanciare, di spingere sui diritti economici e sociali. E io ti dissi, beh, per esempio come la Prima Repubblica, sì, come la Prima Repubblica, soprattutto negli anni 60, 70, fino agli anni 80. Io in un capitolo del libro che si chiama Eppure non è sempre stato così, parlando delle prese di posizione dei politici di tutti, governativi e di opposizione alla Prima Repubblica, appunto riporto determinate dichiarazioni e prese di posizione. Che insomma, io poi in questa fase della mia vita, professore, ripeto, anche perché sono scosso personalmente moltissimo dalla carneficina a danno del popolo palestinese, che io reputo un tentativo, lo dico chiaramente, di genocidio di pulizia etnica. Poi, come dice spesso Francesca Albanese, che è relatrice speciale dell'ONU per i territori occupati, il genocidio non è un atto che si fa in un giorno, è un processo. Dunque, qualora non sappiamo se verrà considerato o meno genocidio quello che sta commettendo Israele. Intanto oggi Israele è alla sbarra per genocidio, dunque è come se fosse sotto processo. Poi vedremo. Però qualora fosse, tentiamo comunque di evitare che si possa concretizzare, dato che un genocidio e una pulizia etnica sono dei processi che necessitano di tempo per essere realizzati. Comunque ti dicevo che tutti coloro che oggi utilizzano determinate parole, io non ho paura in questa fase, ti ripeto, vado dritto perché ci sono delle cose che contano di più, la mia coscienza in primis. Però ci sono persone che si spaventano da questa supremazia del politicamente corretto, quelle che io definisco rappresaglie mediatiche. Ecco, sei filo putiniano perché hai detto capiamo quello che è avvenuto prima dell'invasione, che non significa giustificare, cioè c'è differenza tra il significato di giustificare e comprendere, così come io dico sempre, certo che condanno il 7 ottobre, ma condanno anche il 6 ottobre, il 5 ottobre, il 4 ottobre, il 2022, il massacro sistematico della popolazione palestinese negli ultimi decenni, perché mi dedico da anni a queste tematiche. E allora sei collaborazionista o filo Hamas, scemenze. Ti dico che ho ripreso delle dichiarazioni nella Prima Repubblica, quindi un periodo felice. Io mai avrei pensato, professore, di difendere io i politici della Prima Repubblica. Pertini, da presidente della Repubblica, disse una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora, vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, adesso sono invece i palestinesi. Io affermo ancora una volta che i palestinesi hanno diritto sacrosanto a una patria e una terra come l'hanno avuta gli ebrei e gli israeliti. Questo disse il Presidente della Repubblica, il capo dello Stato, nell'83 se non sbaglio. L'Italia non riconosce neppure lo Stato di Palestina. Sanchez, il premier spagnolo, ha detto che lo riconoscerà come governo di Spagna entro luglio. Speriamo. Credo che oggi il presidente della Colombia abbia rotto le relazioni con Israele, appunto considerando Netanyahu un possibile genocida. Sono contento. Ma anche politici, sai, Pertini ha fatto la Resistenza, presidente della Repubblica. Craxi, da presidente del Consiglio dei Ministri, durante credo la discussione su Sigonella, disse in Parlamento con Oscar Luigi Scalfaro a destra, democristiano che sarebbe diventato Presidente della Repubblica, e Forlani a sinistra, segretario della DC, disse la lotta armata è un diritto dei palestinesi per cacciare l'invasore. Poi io sono contrario perché penso che, questo lo disse Craxi, anche io sono contrario, lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della causa palestinese. Giustamente, è vero, ma che sia un diritto utilizzare le armi per cacciare un invasore, ma come, professore? Gli ucraini sono tutti partigiani e i palestinesi che prendono Kalashnikov no, devono invece utilizzare, non so, mettersi a pregare dicendo datemi per favore l'acqua che sono qui dentro. E non voglio dare, ripeto, ragionamento storico,
e parlare di come venivano date determinate notizie nella Prima Repubblica. Berlinguer, professore, disse, tra l'altro in una... ce l'ho qua la dichiarazione, disse, siamo di fronte a qualcosa di mostruoso che suscita... No, ho sbagliato. Disse, ecco qua, che considerava chiaramente gli attentati terroristici deprecabili, ma non si poteva negare, appunto, e lo diceva negli anni '80, l'occupazione appunto israeliana dei territori palestinesi, e si mise in contatto la sera dell'assedio di Beirut, uno dei tanti, tentò di mettersi in contatto con Arafat per parlare, per lavorare dal punto di vista diplomatico. Lui era il leader del Partito Comunista, stava all'opposizione, in un momento in cui, professore, l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione Palestina, ed Arafat venivano considerati terroristi da molti paesi occidentali. Eppure Arafat, terrorista così come veniva considerato, poteva venire in Italia, partecipare ai funerali di Berlinguer, rilasciare interviste alla televisione pubblica, alla RAI. Cioè, era questa l'Italia, c'era questo mondo. Andreotti recentemente, poi 2006, durante la guerra tra Israele e Libano e Hezbollah, ha detto: se fossi nato in un campo profughi palestinesi in Libano, fossi cresciuto lì, vedendo i miei figli senza alcuna possibilità di avere una vita normale, probabilmente sarei diventato un terrorista anch'io. Ora, io non voglio dire ha ragione, io concordo pienamente, sì, ma non è questo il punto. Il punto è che nella Prima Repubblica, in un momento, in una fase, diciamo, in una società che tu consideri anche da un certo punto di vista più felice, dunque anche più libera, perché felicità e libertà vanno assieme a braccetto, proprio per la presenza di una forte opposizione anche ideologica e culturale, c'era la possibilità di ascoltare politici del genere. Aldo Moro, prima tu parlavi della guerra dello Yom Kippur, da ministro degli esteri, credo che negò l'utilizzo delle basi italiane agli Stati Uniti d'America. C'era questa era l'Italia, che dialogava con il Mediterraneo, che aveva rapporti diretti con i paesi arabi, per l'amor di Dio. Oggi che cosa siamo diventati? Per me camerieri. E che siano i peggiori camerieri coloro che si vantano di essere sovranisti è ancora più paradossale. Ma infatti l'epoca che per noi è della Prima Repubblica e che per il mondo è l'epoca della Guerra Fredda è assolutamente diversa da come noi ce la immaginiamo. Quando vai a vedere, era un mondo incredibilmente più aperto e più complesso di quanto non sia diventato ora. Sia chiaro, la Guerra Fredda implicava che c'erano due schieramenti e che la fedeltà di base allo schieramento non poteva essere messa in discussione. Se da noi il Partito Comunista avesse vinto le elezioni, ci sarebbe stato quasi certamente il colpo di Stato per impedire ai comunisti di andare al governo. E doveva essere chiaro a tutti che in caso di una grande guerra mondiale i due schieramenti erano già pronti. La nostra alleanza con gli Stati Uniti era fuori discussione, avevamo già allora tutte le basi americane in Italia e così via, e da quel punto di vista eravamo assolutamente a 90 davanti alle esigenze degli Stati Uniti. E tuttavia al tempo stesso c'era una tale libertà nella società di discussione, di confronto, anche proprio per la presenza di un forte partito comunista, pienamente legittimato a partecipare alla vita democratica, che aveva una gigantesca influenza non solo sulle masse ma anche sugli intellettuali. Ecco, questa libertà si estendeva anche ai politici alla fine. I politici italiani sapevano perfettamente che c'era un livello oltre il quale non si poteva andare, l'alleanza occidentale era sacra, anche in modi segreti, naturalmente, basi, bombe atomiche, eccetera, ma di fatto era limitata a quell'aspetto lì. Se ci sarà la guerra atomica, noi stiamo con gli Stati Uniti e facciamo tutto quello che possiamo per permettergli militarmente di essere competitivi. Ma nel resto non siamo obbligati a sdraiarci da nessuna parte. Anche i rapporti con l'Unione Sovietica in quell'Italia erano enormemente più cordiali di quanto non sono oggi i rapporti con la Russia. L'Unione Sovietica era il nemico comunista, ma continuamente c'erano scambi, contatti, i giornali facevano inchieste su quel mondo, con simpatia anche. La Fiat ci faceva affari colossali. E benché quello fosse il nemico dichiarato di una guerra fredda in corso, riconosciuta, però c'era un approccio laico. Non si mitizzava, non si creava l'impero del male. Ci poi voluto Ronnie Reagan per dire l'impero del male, no? Ecco. Ma nell'Italia della Prima Repubblica la Russia non era l'impero del male, adesso l'è diventata invece. Cioè la cosa pazzesca è che, venute meno le ragioni ideologiche, ridotto tutto all'osso della politica di potenza, del risico,
si sente il bisogno di mobilitare invece a livello propagandistico l'opinione pubblica in modo più fanatico, no? E più feroce di quanto non si facesse in piena guerra fredda. E con Israele è la stessa cosa. Naturalmente, come dire, noi tutti oggi ricordiamo con ammirazione il modo appunto in cui la politica italiana, Andreotti in testa, aveva saputo intessere rapporti con il mondo arabo e così via, benché fosse ovvio nel paese la simpatia per Israele, la simpatia per Israele nel paese era ovvia ed era anche sacrosanta in realtà, perché il punto è che naturalmente, come dire, voglio dire una cosa difficile, provo a dirla bene evitando di essere frainteso, no? È chiaro che la nascita di Israele è stata una tragedia per i palestinesi fin dall'inizio e quindi c'è qualcosa di tragico fin dall'inizio nella storia di Israele e del suo rapporto con gli abitanti della Palestina. Qualcosa di tragico che è irrisolto tuttora, anzi va sempre peggio, ma ha conosciuto altri momenti terribili anche in passato. È tragico proprio in questo senso però, che è chiaro, sono chiare le ragioni dei palestinesi e i torti che hanno subito, ma è anche chiaro che anche la creazione di Israele è stato il coronamento di un sogno. Per tanto tempo, anzi, si è voluto vedere solo quello, ma c'era quell'aspetto, il sogno di un popolo disperso, perseguitato, che poi nel Novecento aveva subito la peggior tragedia della storia umana e che finalmente trovava una patria. Questo, ripeto, vedere solo quello è uno sbaglio, ma quello c'era. E quello giustifica la simpatia di fondo che da noi c'è sempre stata per Israele, come lo giustifica il fatto che Israele è una democrazia distorta, è una democrazia solo per una parte dei suoi abitanti, e questa è una cosa gravissima di cui non si parla abbastanza, però per quella parte dei suoi abitanti è una democrazia. È ora un po' in pericolo per l'autoritarismo del governo attuale, però è un paese dove c'è il dissenso, la discussione, no? E così via. È un paese nostro, è del tutto naturale. Io credo che si possa anche dire che se noi ci siamo così legati alla causa palestinese e sentiamo così tanto le sofferenze dei palestinesi, è anche per l'angoscia di vedere che la causa di quelle sofferenze è un paese che a noi verrebbe naturale amare invece. Israele verrebbe naturale amarlo e comunque identificarsi con Israele. Vedere che l'Israele, cioè noi, stiamo facendo quello, qualcosa di spaventoso, ed è sempre stato fatto fin dall'inizio in realtà qualcosa di spaventoso. Ecco, secondo me il fatto che sono europei quelli che lo stanno facendo. Israele è un paese europeo, È vero. in parte russo anche, fra l'altro. Soprattutto russo, è vero. Ecco, sì, ecco. E quindi la tragedia sta anche in questo, appunto, che non è una qualche potenza asiatica che noi occidentali possiamo permetterci di considerare aliena e lontana, che commette queste cose. È un paese dei nostri, che potrebbe far parte dell'Europa, no? Ecco. E questo rende ancora più terribile, secondo me, la situazione. E questo, come dire, giustifica il fatto che ci sia un pregiudizio favorevole a Israele, tanto più che la propaganda araba purtroppo è fatta in una lingua e in una cultura che ha la tendenza a esagerare, no? A sbracare, a minacciare terribili cose che noi fatichiamo ad accettare, no? Ecco, gli arabi sono spesso i peggiori nemici di se stessi quando fanno certe dichiarazioni. Allora, tutto questo io lo dico non per andare controcorrente, perché io sono d'accordo con tutto quello che tu scrivi qui dentro, su Israele, su Gaza, ma per dire quanto è appunto folle che chi si permette di criticare Israele venga poi accusato di antisemitismo. Perché criticare Israele è una cosa che fa e che deve fare innanzitutto chi ama Israele. E infatti lo fanno un sacco di israeliani e un sacco di ebrei in tutto il mondo. Sono ebrei quelli che in America la polizia arresta fuori dalle università perché protestano a favore della Palestina, no? Ecco, questo ti dà l'idea di che cosa è il mondo ebraico e di che cosa è anche il mondo di Israele, nonostante quelli che oggi lo comandano e che l'hanno preso in ostaggio. Sì, io concordo, secondo me ti sei espresso perfettamente senza alcuna, non c'è nessun pericolo di strumentalizzazione, ma io concordo, sia chiaro, tant'è che in un capitolo del libro, lo faccio sempre vedere perché ci tengo tanto, professore, non che chiaramente è un mio lavoro, chi lo nega, però davvero ci ho messo l'anima, tanto studio e soprattutto, come dire, anche un lavoro emotivo costante che porto avanti insieme allo studio da tanti tanti anni.
Comunque in un capitolo del libro Scomode Verità, appunto, che trovate in libreria anche nei negozi online, si chiama L'uso strumentale dell'antisemitismo. È così. Cioè sentire l'attuale ministro degli esteri Katz israeliano dire l'ONU è antisemita o la Corte Penale Internazionale è antisemita o anche l'antisemitismo, sia chiaro, esiste ed è osceno, significa discriminare un ebreo in quanto tale. Esiste anche l'islamofobia, che è altrettanto oscena, no? La discriminazione di un arabo, di un musulmano in quanto tale. Ovviamente non ha lo stesso spazio, non viene considerata evidentemente grave allo stesso tempo, allo stesso livello. Però è sempre stata e va condannata in ogni modo. Oggi io rivendico il diritto di considerare l'estremismo religioso, il fondamentalismo ebraico, il nazionazionismo delle dottrine aberranti, devastanti, in primis per Israele, o meglio, in primis per il popolo palestinese, per me che subisce un massacro senza precedenti, e poi per la stessa Israele, siamo d'accordissimo. E come dicevi tu in questo capitolo, io ricordo che c'è un gruppo, si chiama Jewish Voice for Peace a New York, fanno un lavoro estremo, sono ebrei, si beccano l'accusa di essere antisemiti, si beccano le manganellate, si beccano degli attacchi che poi, se il TG1 mostrasse determinate immagini, cambierebbe la narrazione da parte di gruppi organizzati ultrasionisti. Il nazionazionismo io lo reputo appunto una dottrina politica estremista, fondamentalista, fanatica, così come sono per me fanatici i coloni che continuano, tra l'altro contro le risoluzioni dell'ONU, ad invadere, a costruire colonie di Israele appunto nei territori occupati, in Cisgiordania, dove l'ala militare di Hamas neppure esiste. Ieri, professore, ho pubblicato su Instagram l'immagine di questi coloni che devastavano camion di aiuti umanitari giordani diretti in Cisgiordania e poi a Gaza, li butta. Cioè, veramente mi è venuta questa espressione, ho scritto la banalità del male, insomma una frase che conoscerai bene rispetto a questo, perché il male è banale, alle volte tutto il male è banale. Ma come possiamo, professore, in questo mondo, così anche con questi interessi, con questa cappa mediatica così forte, continuare ad andare avanti? Ripeto, io ci vado avanti perché ho le spalle grosse, per l'amor di Dio, ma sento proprio che vi è presenza in Italia di intellettuali, politici, giornalisti che sono terrorizzati dall'idea di criticare Israele, appunto perché poi si beccano l'accusa di antisemitismo. E trovo l'uso strumentale dell'antisemitismo una violenza, un'arroganza enorme, cioè quasi utilizzare la tragedia che ha subito il popolo ebraico per giustificare l'ingiustificabile. No, ma certo che è così. Beh, poi il nostro comune amico Odifreddi, nella prefazione al tuo libro, l'ha risolta in modo molto spiritoso questa cosa, dicendo certo, antisemitismo vuol dire odiare le persone, come dire, dei popoli semitici. I popoli semitici sono gli ebrei e gli arabi. Quindi certo, l'antisemitismo nel mondo di oggi è diffusissimo. In Occidente c'è un diffuso odio per gli arabi e quello è antisemitismo. Ha perfettamente ragione in senso etimologico, però di fatto da noi antisemitismo, insomma, da noi antisemitismo ha assunto un significato molto più specifico, è l'odio l'odio, il disprezzo per gli ebrei, o l'idea che gli ebrei siano razzialmente inferiori. Guarda, la storia dell'antisemitismo è una cosa lunga e complessa, e la fase che stiamo vivendo adesso sarà studiata con interesse in futuro dagli storici. Perché, diciamolo, alcuni dei fondamenti millenari dell'antisemitismo sono morti e sepolti. L'antisemitismo è stato per molto tempo innanzitutto l'antisemitismo della Chiesa cattolica, no? Che Verissimo. additava il popolo deicida e che diceva ai fedeli tutto quello che capita agli ebrei se lo meritano, è la punizione per aver ucciso Gesù Cristo. Ora, questa cosa è durata fino alla seconda guerra mondiale, era normale sentire queste cose nelle prediche cattoliche. A me è capitato di leggere un giornale degli anni 60 in cui ancora c'è un sacerdote che parla del popolo deicida a messa, e c'è un signore che lo interrompe e gli dice che non può dire queste cose, che è un buffone a dire queste cose il sacerdote. Risultato, nell'Italia del 1969 quello che ha interrotto la messa viene condannato a 2 mesi di galera, perché è vietato dalla legge disturbare il sacerdote che dice messa. Oggi però questa cosa è morta e sepolta. Io non credo che a nessun sacerdote cattolico verrebbe mai in mente ormai di essere antisemita, di parlare di antisemitismo. Quello è un grosso pezzo di antisemitismo che è sparito per sempre. Così come è sparita, diciamo, l'antisemitismo come cosa accettabile a livello di salotto.
fatto, no? Ecco. Fino alla seconda guerra mondiale era normale anche per persone colte, in qualunque situazione, dire a me gli ebrei, io gli ebrei non li sopporto, o no, oppure quello lì no, adesso non credo che, se non forse tra i tifosi di qualche analfabeti di qualche squadra di calcio, si potrebbero sentire in una situazione normale questo tipo di cose. Anche quello è un pezzo di antisemitismo che è sparito. E poi ce ne sono altri che invece prosperano. C'è l'antisemitismo dei neri americani, i quali sono molto ostili agli ebrei, un po' perché li vedono come quelli che hanno avuto successo, si sono integrati, mentre invece loro, i neri, continuano a essere respinti e considerano gli ebrei stessi come responsabili, no, del razzismo americano contro i neri. E poi naturalmente c'è l'antisemitismo vastissimo del mondo musulmano, che è un'involuzione drammatica recente, diciamo nata nel Novecento, perché il mondo musulmano, come dire, lo sappiamo benissimo, per molti secoli è stato meno antisemita del mondo cristiano. E gli ebrei cacciati dalla Spagna, dai re cattolici, al Certo. tempo della scoperta dell'America, sono stati accolti a braccia aperte dal sultano a Costantinopoli o in Marocco e così via, no? Poi però è innegabile che invece l'immigrazione ebraica in Palestina e poi le nascite di Israele hanno provocato nel mondo islamico un contraccolpo con la nascita di un antisemitismo che purtroppo appunto non è soltanto la legittima resistenza contro uno Stato oppressore, al di là del fatto che già quando questa resistenza si traduce nel dire noi cancelleremo Israele dalla faccia della terra, diventa difficile riconoscere le ragioni di quella resistenza, no? Comunque, perché nemmeno la Germania nazista doveva essere cancellata dalla faccia della terra, insomma, diciamocelo, ecco. E Sì, poi no, sono d'accordissimo con questo. L'unica cosa che vorrei che fosse dato lo stesso spazio a una dichiarazione, magari di un gruppo terroristico che dice vogliamo cancellare Israele dalla faccia della terra, e Israele non è, grazie a Dio, in pericolo la sua esistenza. Lo stesso spazio alle dichiarazioni dei ministri del governo di Israele che dicono beh, perché no? Perché non dovremmo buttare? Magari buttare una bomba atomica su Gaza è un'eventualità. Cioè vorrei lo stesso identico spazio, no? Antisemitismo, islamofobia o queste dichiarazioni folli, ricordando sempre che è in pericolo, professori. Io non so se tra 30 anni ci sarà ancora la Cisgiordania come oggi, che è già un territorio occupato, non lo so. Non lo so se Gaza da qui a 2 anni sarà di nuovo abitata dai palestinesi, perché conosco la Nakba, ho studiato la catastrofe del 47-48, sono andato a parlare nei campi profughi palestinesi con persone fuggite per quella che per me poi sulla base dei libri che ho letto, la pulizia etnica in Palestina di Leon Papé fu appunto un tentativo di pulizia etnica, e mi dicevano noi abbiamo il diritto al ritorno, anche sancito dalle dichiarazioni, da risoluzioni delle Nazioni Unite, non possiamo tornare a casa nostra. Cioè oggi io vedo che è in pericolo l'esistenza del popolo palestinese che vive a Gaza e in Cisgiordania, non è in pericolo, aggiungo grazie a Dio, l'esistenza del popolo israeliano che vive appunto all'interno dello Stato ebraico. Questo io dico, quindi sono d'accordissimo con te. Noto in maniera drammatica, e per questo ho scritto questo libro Scomode Verità, che la situazione mediatica e politica è diversa, nel senso davvero determinate cose non vengono dette per non disturbare questa narrazione. Tant'è, professore, che prima, in una fase giustamente di sostegno a Israele dopo l'attacco del 7 ottobre, ogni giorno si parlava della situazione medio orientale. Oggi che Israele è indifendibile, perché quello che sta facendo appunto nella migliore delle ipotesi è uno scena rappresaglie e pulizia, è una diciamo, punizione collettiva, nella peggiore è un genocidio o pulizia etnica. Oggi che questo è ingiustificabile, lo spazio è limitato. A me questa cosa non va giù, proprio oggi che dovremmo accendere ancora di più i fari sulla questione di Gaza, come si dice in America, appunto occhi puntati su Gaza, occhi puntati su Rafah. Poi, per avvalorare quello che dicevi tu, ho ripreso questa dichiarazione. Pensa che Berlinguer, nella festa dell'unità di Tirrenia, quando esisteva la pubblica opinione, quelle feste dell'unità erano quasi dei congressi collettivi, parlando della situazione appunto in Libano, in quel caso i massacri di Sabra e Shatila, commessi direttamente dai falangisti libanesi, che erano milizie e politici di, diciamo, ultradestra, chiamiamolo in questo modo, ma sostenute chiaramente da Israele, che ha permesso quel massacro. C'era il ministro della difesa Ariel Sharon, disse siamo di fronte a qualcosa di mostruoso che suscita raccapriccio.
Questa furia omicida ricorda le nefandezze dei nazisti. Ancora, così come contro qualsiasi ci siamo sempre battuti contro l'antisemitismo, così come contro qualsiasi forma di odio razziale, compresa quelli di cui appaiono pervasi gli attuali governi di Israele. Odio razziale nei confronti appunto dei palestinesi. Appunto per confermare, era questa la citazione di Berlinguer. Professore, io ti ringrazio tanto per questa chiacchiera. Ecco qua il libro che ho scritto, Scomode verità, dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, con una bellissima prefazione coraggiosa del nostro amico in comune Pier Giorgio Di Freddi. Ti ho detto che vengo a Torino al Colosseo, al Teatro Colosseo, con un monologo che ho scritto anche su queste tematiche, ma anche partendo dalla questione Assange, che è un'altra cosa che a me dà orrore, il modo in cui non viene più trattata la prigionia di un grande giornalista in un carcere, tra l'altro nel cuore del libero e democratico Occidente. Tu hai detto che sarai impegnato con il Salone del Libro, però se ti dovessi liberare sei veramente gradito. Ti volevo ringraziare per tutto quello che fai, per il coraggio, per le prese di posizione, per il tuo lavoro di divulgazione storico-culturale. Io ti seguo sempre, quindi per me è stato un onore poter dialogare con te, e grazie ancora per questa presentazione online. Grazie a te, vale lo stesso per me, non mi dilungo, se no ci commuoviamo. È stato bello, grazie. Tutto il successo possibile alle Scomode verità di Alessandro Di Battista. Grazie professore, ciao a tutti.